Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Oggi abbiamo il video dell'ultimo giorno di gara del campionato nazionale AMSCI 2021 a San Potito Sannitico. L'ultimo giorno è quello più importante, abbiamo le fasi finali. Nello specifico di questa gara, semifinale e finale. Quindi andiamo subito a vedere. Se non avete visto i primi due video, quello del day 0 e del day 1 e quello delle qualifiche, vi lascio i link in alto a destra ed ovviamente li ritrovate anche espandendo la descrizione di questo video. Mi raccomando, guardateli, almeno vedrete un po' tutta la storia del vlog di questa competizione. Andiamo a vedere. Buongiorno, ultimo giorno oggi, c'è stato un cambio di programma, non partiamo subito con le semifinali ma partiamo con le prove dei semifinalisti diretti, quindi ci saranno 10 minuti di prove libere, stanno già correndo gli altri, vediamo come andrà a finire dopo subito le semifinali. Il tempo è incerto ma la giornata è anche più fresca, quindi insomma speriamo bene. No, le Q2 provano una zona almeno non bravo. Posso rompere le palle? Vorrei un autografo. Ah sì, certo, aspetta interrompo, faccio un attimo. Voglio mostrarvi il box delle verifiche tecniche. Vedete ragazzi quanta attrezzatura è necessaria per far sì che le nostre macchine siano verificate regolarmente. Questo è ciò che differenzia una gara libera da una gara ufficiale, quindi le motivazioni per cui si paga una tessera e per cui si paga un'iscrizione molto alta. Essere sicuri che tutti corrano regolarmente. Ecco la semifinale ragazzi, è già partita come vedete da un minuto, sto sfruttando la diretta di Modelismo RC ed RC Race, quindi ragazzi mettete un like sui loro canali YouTube, sulle pagine Facebook di questi ragazzi che danno un contributo veramente importante per i media coverage delle nostre gare. È veramente un lavoro impagabile quello che stanno facendo e io sto sfruttando appunto il loro lavoro per farvi la cronaca della gara. Vedete la partenza perfetta di Gabrielli a causa di un errore di Baruffolo e io che mi trovo in questo momento in terza posizione. Andiamo a vederli sulla parte centrale con un Marco Baruffolo che è andato a prendersi la terza posizione. Allora andiamo a vedere la classifica in questo momento: Ricky Berton, poi Gabrielli, poi Baruffolo, Teghesi, Tescione, Masaggia, Polimeni e Tinirello. Intanto abbiamo visto il sorpasso di Marco Baruffolo su Fabrizio Teghesi, ma attenzione, sbaglia Fabri e allora qualche problema anche per Tescione che allora passa Teghesi al quarto posto, quindi Berton, Gabrielli, Baruffolo, Tescione riesce a passare, eccolo che streccia sul rettilineo del Nitro Race con Teghesi che non lo molla. Andiamo a vederli qua sulla parte alta, intanto stiamo seguendo Marco Baruffolo, eccolo sulla parte. Vedete ragazzi, in 2 minuti ho perso 2 posizioni. Prima il sorpasso di Marco Baruffolo e poi un mio errore che consente a Tescione di passarmi. Mi trovo in questo momento in quarta posizione ma andiamo un po' avanti per vedere come proseguirà la gara. Ma adesso a fare rifornimento, quindi adesso Marco Baruffolo va a riprendersi la terza posizione, quindi classifica quando mancano 12 minuti e 35, Berton 10 secondi su Gabrielli che ha 8 secondi su Teghesi, poi 3 secondi Baruffolo, anzi no scusate, adesso Baruffolo è passato in terza, quarta Teghesi, poi Tescione, Masaggia, Tinirello e Polimeni. Vedete quindi appena uscito dal primo rifornimento mi trovo in quarta posizione in pieno passaggio per entrare in finale, quindi al momento la situazione sembra tranquilla ma a brevissimo comincerà a piovere ragazzi.
In questo momento è cominciato a piovere da un paio di minuti e la mia macchina ha cominciato a non girare assolutamente niente. Avevo serie difficoltà a chiudere le curve e ho cominciato a girare molto più piano del mio passo. E infatti, come avete appena visto, all'11° minuto mi ha sorpassato Tescione e quindi mi trovo in questo momento in quinta posizione, sempre con abbondante margine sul sesto e quindi in piena tranquillità di passaggio in finale. In questo momento vedete siamo al 13° minuto di gara. Questo è il giro del secondo rifornimento. Vedete c'è Tescione sulla parte alta e io subito dietro. Quindi adesso entreremo entrambi a fare rifornimento. Vedete Tescione entra, io sparisco dall'inquadratura, ma a brevissimo mi rivedrete comparire subito dietro la sua macchina in uscita dai box. Vedete? Eccomi, siamo usciti allineati, quindi il mio box mi ha fatto guadagnare diversi metri sulla sua macchina. Vedete adesso quanto stava piovendo, quanto era bagnata la pista, le macchine non girano più. Vedete, adesso c'è un punto chiave della mia gara, perché avevo Tescione davanti, potevo passarlo, ma vedete, qui commetterò un errore, eccolo, e una macchina che stava sopraggiungendo mi respinge contro il cordolo. Qui perdo definitivamente tutte le speranze di poter prendere Giuseppe. Probabilmente no, ancora in quinta posizione, sì, ancora mantiene la quinta. Andiamo a Fabrizio con la Chioscio numero 4 sul rettilineo, eccolo sul 180, poi Curvino che porta al doppio centrale. Grande sessione di tornanti, questi molto complessi. Intanto qualche gocciolina qui sul Nitro Race a San Potito Sannitico per questa prova unica di campionato nazionale. Andiamo a vedere le whippattone di Fabri Teghesi con la sua Chioscio. Eccolo che affronta quando mancano 4 minuti e 37 di questa semifinale. Taglia sul transponder in 38 540, poi abbiamo Polineni. Quindi ragazzi, stop al tempo, vedete, chiudo la mia semifinale in quinta posizione sotto l'acqua, quindi accesso alla finale, verifiche tecniche, che è un momento sempre molto dubbioso perché ci sono le verifiche della capacità del serbatoio e di tutti gli altri parametri di regolamento della macchina, sempre un momento dubbio dove c'è un po' di incertezza. Nel mio caso comunque vi anticipo già che è andato tutto bene e ci prepariamo quindi per il main event di 45 minuti. Bene ragazzi, appena terminata la semifinale ce l'ho fatta, sono passato quinto, partirò quindi con il numero 10 in finale A. La semifinale è stata complicata, abbiamo avuto pioggia durante la semifinale, la mia macchina ha cominciato a non girare più, ho fatto diversi errori, fino a metà gara sono stato anche terzo, quindi insomma andava benone. Adesso sarà un terno all'otto, dovrò rivoluzionare tutto e ammorbidire i differenziali perché è prevista acqua e quindi le temperature caleranno e quindi bisognerà passare da 30-30, metterò 12-12-5. Vediamo come andrà la finale e vi tengo aggiornatissimi. Vedete ragazzi, queste erano le condizioni della pista un'oretta prima della finale. Vedete, alcuni piloti stanno facendo un track walk per vedere da vicino le condizioni appunto del tracciato e c'era profonda incertezza sul setup. Ancora aggiornamenti ragazzi, prima della finale. Allora, i finalisti pro, ecco, ci stanno chiamando. in pista. Ho fatto di nuovo un cambio differenziali, ho messo 20.000 e mezzo, 12.000 davanti. Vediamo come va. Nitro Race sta per iniziare la finale della categoria Pro, il main event. Vediamo quando è in questo momento piloti che entrano in pista per 45 minuti di fuoco per questa categoria Pro. Finale Pro, allora
3 secondi. Partita in questo momento la finale meglio della Pro. Allora subito vediamo un Davide Ongaro che cerca di scappare con un Bertone che gli va dietro. Attenzione, grande bagarra, subito un trenino spettacolare. Vediamo che Berton gli si attacca subito, cerca di stargli dietro con un Zanchettini, anche lui molto attenzione dietro, grande bagarra. Intanto Davide Ongaro cerca di scappare, Berton gli sta dietro subito. Attenzione, quarta posizione per Valente, grande Valente che mantiene la sua posizione, e poi anche Polito che grande finale subito. Hanno fatto solo 30 secondi di questa finale, ma io sono già gasato. Spettacolare commentare questa gara, fantastica. Allora andiamo a vedere, perché Davide Ongaro là davanti con la sua Associated, con l'Infinity fluo gialla di Berton che cerca di farsi vedere nel posteriore, ma attenzione perché c'è un Alessandro Zanchettin dietro che non molla con Valente, che sa che deve stare lì davanti, e con un Baruffolo in rimonta. Attenzione, quindi Ongaro, Berton, Zanchettin, Valente, Polito, Baruffolo, Trevisan, Tescione, Camamo, Teghesi, Gabrielli e Masaggia. Avete visto ragazzi, in partenza ho subito perso una posizione, ma siamo ancora quasi tutti a trenino e quindi insomma non ci sono grandi preoccupazioni su questo punto di vista. Vedete ragazzi, non passa neanche un minuto e recupero subito 2 posizioni. Mi trovo in questo momento all'8° posto, a mezzo secondo dal 7°. Ok ragazzi, terminato in questo momento il primo rifornimento. Facevamo il pit a 7 minuti, quindi ogni 7 minuti. Ci troviamo ancora in 8ª posizione, a meno di 2 secondi dal 7°. Appena terminato ragazzi il secondo rifornimento, siamo al 14° minuto di gara, ma abbiamo perso una posizione. Ci troviamo in questo momento al 9° posto. Eccoci dopo il terzo rifornimento, siamo al 21° minuto di gara e ci troviamo ancora al 9° posto, a 12 secondi e mezzo dal pilota che ci precede in 8ª posizione. In questo momento ragazzi vedete la mia macchina inquadrata e notate che calo che ha avuto in questa fase. La macchina gira molto meno e scivola tantissimo. Vedete, lo vedrete adesso, le difficoltà che mi impongono di rallentare notevolmente il ritmo. Guardate quanto è tonda, quanto è sorda. Vedete, poi a scatti improvvisi e scivola. Vedete, in questo momento ho anche sbagliato. In questa fase ero veramente molto in difficoltà, però ciò nonostante mi trovavo ancora in 9ª posizione, ma come vedete il distacco dai piloti che mi precedono aumenta inesorabilmente. Passati soltanto 3 minuti e c'è un colpo di scena molto importante. Il leader della gara è costretto al ritiro, pertanto ciò ci permette di guadagnare una posizione e di portarci all'8° posto. Adesso vedrete quando passerò dal traguardo che avanzerò di una posizione e mi porterò in 8ª. Ecco, vedete, ci troviamo al 34° minuto, penultimo pieno appena fatto, e come vedete davanti a me non c'è più Tescione, che ha fatto una rimonta incredibile e ha superato Trevisan. Trevisan in questo momento è il pilota che mi precede ed è però a 35 secondi, quindi praticamente a quasi un giro. Le mie speranze di poterlo prendere sono vane, considerando anche il fatto che la mia macchina aveva un attimo perso di competitività, e quindi automaticamente ho deciso in questo momento di tirare i remi in barca e di accontentarmi della posizione. Vedete ragazzi, siamo al 41° minuto, mancano soltanto 3 minuti e mezzo alla fine della gara. Io mi trovo ad un giro esatto da Trevisan, ma vedete che Gabrielli ha soli 7 decimi da me, quindi ci sarà da lottare per mantenere questa 8ª posizione e vedremo come va a finire. Ultimo minuto ragazzi, vedete, mancano 30 secondi alla fine, più chiaramente i secondi per il giro di chiusura, ed io sono a 2 secondi e 1 da Gabrielli, quindi la gara finirà in questo modo e chiuderò in 8ª posizione
questa finale di campionato nazionale AMSCI 2021. Finita ragazzi la finale, gara difficilissima, difficilissima. Sono riuscito a centrare l'8° posto grazie anche a qualche stop di qualcuno in avanti. Più di questo era veramente complicato fare, perché inizialmente a gomma nuova e soprattutto alla fine a gomma finita la macchina era veramente difficile da guidare. Per chi ha seguito la live avrà visto sicuramente la live di RC Race, avrà visto sicuramente delle difficoltà che avevo fatto tante modifiche per poi ripensarci nuovamente, quindi 8° posto questo nazionale 2021, sono contento e niente, appuntamento a tra un mese per il nazionale categoria elettrico a Gussago. E allora, 8ª posizione per il mio compagno di viaggio nell'ultima telecronaca, Fabrizio Teghesi! Con la sua Kyosho. In tutto questo ragazzi non vi ho detto una cosa. La gara e quindi il titolo nazionale l'ha vinto il mio compagno di squadra Mattia Polito con la Kyosho, quindi ci tengo a fargli i complimenti nel mio video per il suo primo titolo nazionale nella massima categoria. Bravo Mattia, congratulazioni e spero che questo sia il primo di una lunga serie.